Silvio Berlusconi non era solo, non lo è mai stato. Attorno a lui per oltre 40 anni si è mossa una rete di uomini fedeli e indispensabili. Imprenditori, avvocati, finanzieri e uomini d'affari dalla doppia vita, pronti a eseguire ordini senza lasciare traccia. I protagonisti della nostra storia sono Carlo Bernasconi, uno dei capi azienda che hanno reso grande la Fininvest. È legato a Berlusconi fin dai tempi della costruzione di Milano 2. Daniele Lorenzano, un agente televisivo che da giovanissimo diventa il fiduciario personale di Berlusconi negli Stati Uniti. Alfredo Cuomo, produttore italiano di film che ha venduto alla Fininvest i primi successi televisivi. Erminio Giraudi, un grossista di carni del Principato di Monaco e rappresentante di società panamensi con ufficio a Nassau. E poi c'è Frank Agrama, l'intoccabile del gruppo, un cittadino statunitense di origine egiziana, amico di Silvio Berlusconi dagli anni 70, oltre ad essere rappresentante italiano nei rapporti con la Paramount. Frank Agrama, con le sue società di intermediazione, realizzò margini con profitti gonfiati, spesso fino al 200%. In pratica ogni $3 spesi da Mediaset per comprare dei diritti della Paramount, $1 finiva nelle tasche di Agrama e dalla fine degli anni 80 al 1998 ha incassato oltre $170 milioni. Ma a delineare il profilo completo di Frank Agrama è stato il produttore Alfredo Cuomo, che durante l'inchiesta Mediaset dichiarò: Agrama ha cominciato la sua carriera nel cinema negli anni 70 a Roma, quando lavorava come rappresentante di una società di distribuzione degli Stati Uniti. Qualche anno dopo lo rincontro a Los Angeles, mentre cerca contatti con produttori americani. È proprio lì che Agrama diventa il distributore esclusivo della Paramount in Italia, soffiando il posto a Vittorio Balini, un ex bagnino di Ostia che poi ha fatto fortuna tra discoteche e porti. In quegli anni ho visto parecchie volte Agrama insieme a Lorenzano e ai top manager della Paramount, Peter Carey e Bruce Gordon. Negli ambienti cinematografici si diceva che quei quattro, con la società di Agrama, la Harmony Gold, avessero un accordo per spartirsi i fondi neri generati dalle intermediazioni sui diritti. Ci sorprendeva però la posizione di Carlo Bernasconi, uomo noto per la sua onestà. Escludevamo che fosse parte dell'accordo, ma sapevamo che non poteva ignorare cosa stesse accadendo. Va detto che la figura di Frank Agrama è stata una delle più opache nell'universo Fininvest, perché lui non sceglieva di fatto il prodotto televisivo da vendere, a quello ci pensava Daniele Lorenzano, e ogni volta che comprava un film era certo venisse riacquistato da Mediaset. E legato a questo, anche Roberto Pace, manager di Mediatrade, confermò che Agrama era considerato un personaggio impossibile da scavalcare, in quanto socio occulto di Bruce Gordon. E un episodio significativo si verificò quando Roberto Pace tentò di negoziare direttamente coi produttori americani. In quell'occasione Agrama lo affrontò, ricordandogli i suoi legami con la famiglia e pretendendo profitti per almeno $40 milioni l'anno. Lo stesso Lorenzano, fiduciario negli USA di Berlusconi, ribadì che Agrama era un amico del gruppo e disse di aver parlato col dottore, cioè Berlusconi, e che bisognava accontentare Agrama. E quindi l'importante non è cosa si comprasse, ma che l'acquisto passasse sempre attraverso Agrama, perché quel personaggio non era stato imposto dalla Paramount, ma era voluto da Silvio Berlusconi. Nonostante le garanzie, per Frank Agrama quella storia non si era conclusa lì, tanto che arrivò a chiedere un incontro con l'avvocato Aldo Bonomo, all'epoca presidente di Fininvest. A quella riunione partecipò anche Pace, che in seguito raccontò: nel corso dell'incontro, Bonomo mi chiese per quale motivo ci fosse stata una contrazione degli acquisti. Io parlai della scarsità di budget e sottolineai che la qualità del prodotto non mi convinceva. A quel punto Agrama si infuriò, tirò fuori dalla borsa un documento e lo diede a Bonomo dicendo: di queste ne ho 1000 e questa riguarda Bernasconi. A quel punto Bonomo rimase sconcertato, lesse i fogli e disse che non era il caso da agitarsi e che tutti sapevamo che Agrama era uno storico amico del gruppo. Aggiunse che io avrei fatto il possibile per garantirgli $40 milioni all'anno. E arrivati a questo punto va chiarita anche la posizione di Daniele Lorenzano, che si occupava dei rapporti con i grandi distributori americani su incarico diretto di Berlusconi. Lui stesso, davanti al pubblico ministero, dichiarò: ricordo che tra il 1981 e il 1983 con Berlusconi incontravamo in America i rappresentanti delle major. Da quel momento in poi non avevo più bisogno di un particolare accreditamento, visto che era pacifico che io trattassi per conto di Berlusconi. E quindi Lorenzano aveva di fatto carta bianca. Raccontò ai magistrati di aver conosciuto Frank Agrama come la persona che poteva procurare i diritti Paramount per tutto il mercato italiano, ma giurò di non sapere nulla delle società offshore. La realtà dei fatti evidenziò che Lorenzano incassò personalmente circa 20 milioni di euro su diversi conti esteri intestati a società anonime. Poi, con l'arrivo dell'inchiesta Mani Pulite, il sistema cambiò di nuovo.
A fine maggio 1995 entrò in gioco un tale Erminio Giraudi, che dopo un incontro con Carlo Bernasconi creò la società Film Trading. Ma Giraudi, prima di trasformarsi in un intermediario dei diritti televisivi, era un commerciante di carne a Montecarlo e la Film Trading aveva sede nello stesso ufficio della Meat Trading, società con cui commerciava bovini. Nonostante questo, tra il 95 e il 97, la Film Trading incassò oltre 26 milioni di dollari netti. Il suo unico cliente era il gruppo Mediaset, che lo pagava attraverso la nuova società con sede a Malta. Invece dal lato fornitori, la Film Trading collaborava con la Scarlett, la Wallstein e la Redmond, tutte società offshore gestite da banchieri svizzeri della Harner. Queste tre società avevano conti alle Bahamas e tutte nelle stesse banche delle offshore personali di Silvio Berlusconi. Il fatto curioso è che i tre fornitori di Giraudi avevano conti bancari sequenziali, con numeri immediatamente precedenti e successivi. L'unica soluzione era un'apertura dei conti in blocco, uno dopo l'altro. Infatti tutti ricevevano milioni da società segrete della Fininvest, quelle del gruppo B, o in alcuni casi direttamente dalla Silvio Berlusconi Finanziaria, la cassaforte ufficiale del gruppo in Lussemburgo. Per i magistrati milanesi, il vero lavoro di Erminio Giraudi era quello di incassare i soldi da Mediaset e girarli alle offshore personali di Berlusconi, trattenendo una piccola percentuale. Di fatto quelle tre società offshore erano dei conti corrente nelle disponibilità dirette di Silvio Berlusconi. E questo stesso schema venne utilizzato anche dalla Promotion Catrinca e dalla Green Communication, anche se in questo caso il beneficiario era Daniele Lorenzano, insieme a due amici italiani che fanno da prestanome. Per quanto riguarda la Green Communication, questa vendeva a Mediaset diritti televisivi per 26 milioni di dollari, versando poi 7 milioni a Lorenzano e 4,7 milioni all'amico prestanome. Ma la sede legale era una casella di posta, registrata prima in Irlanda e poi alle Isole Vergini, mentre i contratti se li faceva arrivare precompilati per posta dalla Fininvest di Lugano, che sulla carta però non esisteva più, ma nella pratica si presentava come filiale svizzera della nuova società di Mediaset registrata a Malta. Invece per quanto riguarda la Promotion Catrinca, questa era una società venezuelana senza struttura. Era amministrata dall'altro amico di Lorenzano e tra il 94 e il 98 incassò da Mediaset 12 milioni di dollari, che passarono poi all'istante su altri conti esteri, controllati sempre da Lorenzano. Ora, arrivati a questo punto della storia, entra in gioco il produttore cinematografico Alfredo Cuomo, con la sua società Stardust, che da Mediaset incassò oltre 73 milioni di dollari, ma quasi la metà sono considerati maggiorazioni di prezzo. Davanti ai magistrati, Alfredo Cuomo dichiarò: «Sono entrato nel mondo del cinema grazie a Vittorio Balini, un ex bagnino di Ostia. Negli anni 70 questo legame mi ha portato a conoscere William Sanders, responsabile europeo della Fox America. È proprio a quel punto che un avvocato di Zurigo mi ha messo a disposizione la società Stardust e anche se non comparivo tra i soci, l'accordo prevedeva che riconoscessi una percentuale all'avvocato svizzero. Grazie a Balini ho conosciuto anche Daniele Lorenzano e ho iniziato a lavorare esclusivamente con lui, accettando di versargli il 5% su un conto svizzero. Lorenzano mi ha spiegato che quei soldi non erano solo per lui, ma erano anche per altri, inclusi i suoi collaboratori». Per capire nel dettaglio come funzionava di fatto la struttura dei finti intermediari, è fondamentale anche la testimonianza di Franco Tatò, amministratore delegato della Fininvest fino al 1994. «Sono stato inserito in Fininvest nell'ottobre del 1993, in un momento di grave crisi, insieme a figure come Bernasconi, Confalonieri, Dell'Utri e Gagliani. Poco dopo fui nominato amministratore delegato. La mia nomina serviva a dare un segnale di rigore gestionale e dopo la vittoria di Berlusconi non ci fu più bisogno di una figura come la mia e il potere tornò nelle mani dei suoi più stretti collaboratori, in primis Confalonieri. Quel consiglio era composto esclusivamente da persone legate a Berlusconi e anche dopo l'ingresso in politica era sempre lui ad avere l'ultima parola sulle questioni più rilevanti. Per quanto riguarda i diritti televisivi, era un'area completamente chiusa e impenetrabile, gestita al massimo livello da Carlo Bernasconi, che riferiva a Berlusconi senza passare mai per il consiglio d'amministrazione. E quindi nel gruppo Berlusconi l'acquisto dei diritti televisivi e la selezione dei film erano competenza di Carlo Bernasconi. Dopo le scelte partiva la trattativa con le case di produzione americana, con Bernasconi che si affiancava a Daniele Lorenzano. A quel punto i primi intermediari erano le diverse società offshore, che da quel momento creavano due contratti gemelli. Il contratto ufficiale coi fornitori americani era chiamato Master e veniva firmato subito dal tesoriere delle offshore, Paolo Del Bue. Successivamente, la filiale svizzera della Fininvest stipulava dei sottocontratti con Carlo Bernasconi, il quale stabiliva i prezzi in base alle esigenze finanziarie della Fininvest del momento.
E in quel sistema Berlusconi c'erano poche regole, ma una di queste era che il primo sottocontratto doveva coprire il 100% del costo effettivo, così che il master veniva pagato subito, mentre tutto il resto faceva parte del nero. Quei sottocontratti erano semplici, erano composti da sole 3 pagine, ma la seconda, quella coi prezzi, non veniva mai inviata in Italia e restava custodita in Svizzera. Tutto questo era permesso da una miriade di società fantasma che nascondevano l'identità ufficiale del gruppo, da finti intermediari che intascavano profitti milionari senza ruolo attivo e da un amministratore delegato privo di potere sui diritti televisivi, perché l'intero sistema era sempre stato gestito da una rete di uomini agli ordini di Silvio Berlusconi.